È stato rilasciato da pochi giorni il trailer di Dune Parte 3 che uscirà a dicembre. I precedenti film di Denis Villeneuve hanno riscosso un certo successo e questo ha portato almeno al completamento di una trilogia. Quello che si vedrà nella terza parte non era mai stato adattato prima sullo schermo in un film di questa portata. La cosa è sorprendente anche perché Dune è stato considerato per tanto tempo come una saga impossibile da trasporre sullo schermo con successo, un po' come era per Il Signore degli Anelli prima della versione di Jackson. Ma adesso andremo proprio nel passato per vedere il viaggio spesso tormentato che ha portato dai primi progetti fino a quest'ultima trilogia. Il romanzo Dune è stato pubblicato nel 1965 dallo statunitense Frank Herbert e ha ottenuto un successo praticamente immediato. Il libro ha ricevuto poi 5 seguiti a opera dello stesso autore e il secondo libro è quello che verrà adattato in questo terzo film in uscita. Proprio dopo l'uscita del secondo libro qualcuno aveva già pensato di adattare Dune per il cinema, in particolare era stato un certo Arthur Jacobs, che era il produttore del Pianeta delle Scimmie del 1968. In questo progetto Jacobs aveva tenuto conto delle indicazioni date dall'autore stesso. Herbert, per esempio, gli aveva detto di essersi ispirato per alcuni elementi di Dune al colossal storico Lawrence d'Arabia del 1962. Jacobs quindi aveva pensato di proporre la regia del nuovo film allo stesso regista di Lawrence d'Arabia, David Lean. Purtroppo Jacobs è morto quando ancora non era stato fatto niente di concreto. Allora i diritti sono stati acquistati da un consorzio francese che darà il progetto di Dune in mano al regista Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky è praticamente l'archetipo del regista visionario imbevuto della controcultura degli anni 60. Il suo Dune sarebbe stato condito con tanta spezia in mezzo a una spiritualità spinta e a colori psichedelici. Il grande merito di Jodorowsky è che non si è dato limiti nella scelta delle persone che avrebbero collaborato con lui e ha scovato tanti talenti emergenti. I concept e lo storyboard sarebbero stati realizzati da Möbius, che allora non era famosissimo ma oggi è riconosciuto come uno dei più grandi fumettisti della storia. L'artista svizzero Hans Rüdiger avrebbe disegnato la fortezza degli Harkonnen che dovevano essere come la sua arte oscuri e disturbanti. Agli effetti speciali voleva un giovane Dan O'Bannon, che vedremo dopo che ruolo avrà nel resto della storia. Poi però le idee di Jodorowsky si sono spinte ben oltre rispetto a dei talenti emergenti. Alla colonna sonora voleva i Pink Floyd che erano all'apice del loro successo e nel ruolo dell'imperatore voleva a tutti i costi il pittore Salvador Dalì. Dalì aveva anche delle pretese esagerate, ma avrete capito che eravamo proprio a una riunione di personaggi eccentrici. Dalì voleva addirittura farsi pagare $100.000 all'ora per essere l'attore più pagato di Hollywood al tempo. Il cast stellare che Jodorowsky aveva in mente non si fermava comunque con Dalì. Voleva Mick Jagger e Orson Welles, uno dei più famosi e pagati attori e registi di Hollywood. Il budget di questo progetto insomma lievitava giorno dopo giorno e nell'idea abbastanza folle di Jodorowsky il film avrebbe potuto raggiungere addirittura una durata compresa tra le 12 e le 20 ore. In realtà però il suo Dune non sarebbe stato neanche così fedele al libro, infatti per esempio il finale sarebbe stato completamente diverso. Dai deserti di Arrakis sarebbero germogliate delle piante, come in un paradiso terrestre. Poi il pianeta, dotato di una coscienza propria, si sarebbe messo a vagare per l'universo, illuminando gli altri pianeti come un messia. Nel 1976 finalmente questo lavoro aveva prodotto un libro molto dettagliato con sceneggiatura, storyboard e disegni preparatori. Ma poi il libro è stato presentato a varie case di produzione che avrebbero dovuto sviluppare effettivamente il progetto, ma nessuno voleva realizzarlo. Il film sarebbe stato troppo costoso secondo loro e troppo complicato da capire, insomma i motivi per non farlo erano tanti. È allora che Dune è diventato per i produttori e per i registi uno dei libri impossibili da adattare sullo schermo per antonomasia. Jodorowsky rimarrà per decenni deluso da questo rifiuto, c'è addirittura un documentario del 2013 che racconta più nel dettaglio la storia del suo Dune se volete approfondirla. Ma in realtà tutto quel lavoro non andrà sprecato, perché si trasformerà in qualcos'altro negli anni a venire. Quel progetto era stato visionato anche da un certo Gary Kurtz che aveva detto che nessuno avrebbe voluto vedere un film così lungo.
Ma poi Gary Kurtz collaborerà con George Lucas e proprio pochissimi anni dopo aver visionato quel progetto per il Dune di Jodorowsky loro faranno uscire il primo Star Wars. Lo stesso Herbert ha notato subito all'uscita del film delle fortissime somiglianze con il suo Dune. In tutti e due c'erano un impero galattico, un pianeta desertico, forti rimandi religiosi e un eroe simile a un messia con un mentore anziano. Frank Herbert avrebbe voluto addirittura fare causa per plagio, ma alla fine si è rifugiato nella critica dicendo che Star Wars era poco più che un adattamento fumettistico e semplificato della sua opera. Sul momento George Lucas ha detto che c'erano solo delle somiglianze superficiali, ma poi ammetterà effettivamente di essersi ispirato a Dune. Oggi sappiamo che conosceva anche il progetto di Jodorowsky. Alcune scene di Star Wars, per esempio, sono considerate direttamente sovrapponibili con lo storyboard del Dune di Jodorowsky. Arrakis è diventato Tatooine, Paul Atreides è diventato Luke, le Bene Gesserit sono diventate i Jedi, la voce, un potere con cui si controlla la mente di un'altra persona, è simile alla forza e le somiglianze potrebbero proseguire. Lucas aveva avuto solo molto più pragmatismo e molto più intuito commerciale. Aveva semplificato molti aspetti politici e la spiritualità di Dune e aveva confezionato un film di durata contenuta che fosse adatto anche alle famiglie e ai bambini. Oggi in pochi dubitano del fatto che Star Wars sia in pratica una rielaborazione di Dune senza che questo fosse stato dichiarato. Altre persone che avevano lavorato al Dune di Jodorowsky troveranno grande spazio nella fantascienza al cinema. Per esempio Dan O'Bannon, che vi avevo nominato prima, sarà lo sceneggiatore di Alien e Hans Rudi Giger sarà addirittura il realizzatore del famosissimo design del mostro, che è uno dei design più iconici della fantascienza. Ironicamente però il successo di Star Wars aveva anche riportato l'interesse dei produttori su Dune. La casa di produzione di Dino De Laurentiis ha comprato i diritti per adattare Dune dal consorzio francese. De Laurentiis voleva avere come regista Ridley Scott, che nel 1979 era fresco proprio del successo di Alien. Ma Ridley Scott è stato demotivato dalla lentezza della fase di preproduzione e poi è stato anche colpito nel frattempo da un lutto familiare. Così ha deciso di abbandonare il progetto per dedicarsi a un altro film che a suo dire era molto meno impegnativo. E questo film secondario in verità sarà Blade Runner. Dopo aver perso Ridley Scott, i nuovi produttori hanno deciso di puntare sul regista di un film che aveva attirato la loro attenzione. Il film si chiamava The Elephant Man e il regista si chiamava David Lynch. Anche Lynch, come penso che tutti sappiate, è un ottimo esempio del regista visionario, uno che non accetta limiti alla sua visione e che lascia una fortissima impronta sui suoi film. Lynch ha conservato pochissimo del gigantesco progetto di Jodorowsky, a differenza dei colleghi come Lucas che invece l'avevano sfruttato anche senza alcuna autorizzazione, e si è affidato invece alla propria di interpretazione. Ha dedicato a suo dire una cura maniacale a ogni aspetto visivo, e avrebbe avuto a disposizione delle risorse notevoli con tantissimi teatri di posa e tantissime persone impiegate nel progetto. Il famosissimo Carlo Rambaldi, per esempio, che aveva già lavorato a E.T. e a Alien, ha progettato i famosi vermi giganti. La parte del protagonista Paul Atreides è stata affidata a Kyle MacLachlan, che è un attore che sicuramente avete visto se conoscete i progetti più famosi di Lynch. Infatti diventerà praticamente l'attore feticcio di Lynch e lo trovate per esempio in Twin Peaks. Quindi la collaborazione tra i due poi andrà avanti, ma sul momento per il film di Dune non è stata una grande svolta. Infatti MacLachlan in quel momento era al suo debutto come attore e la sua interpretazione è stata considerata legnosa e poco ispirata, non all'altezza di un film di quel genere. Il film infatti doveva fronteggiare pure grandi premesse e grandi aspettative, pure lo stesso Frank Herbert si aspettava molto. Quando gli hanno chiesto a produzione in corso se il nuovo film sarebbe stato come Star Wars, lui ha risposto: "Mi aspetto davvero molto di più da un film di David Lynch". Il film poi è uscito nel 1984 e Herbert stesso ha anche detto di averlo apprezzato, però è stato un flop commerciale. All'epoca non è stato gradito molto né dai fan del libro di Herbert né dalla critica. Una delle cause più famose per il suo fallimento è il fatto che il film fosse stato ridotto a sole 2 ore, che è un tempo in cui è praticamente impossibile adattare bene il primo libro di Dune. Poi Lynch si è lamentato praticamente per tutto il resto della sua vita di questi tagli che avrebbero distrutto il suo film.
Purtroppo però poi, per provare a rendere comprensibile la trama, nel film sono state inserite delle voci fuori campo che avevano lo scopo di spiegare, riassumere degli avvenimenti o rendere più chiaro lo stato d'animo dei personaggi. Insomma, è un film pieno di tantissimi spiegoni e in molti punti sembra più la lettura di una wiki su Dune piuttosto che un film. Questa caratteristica è divenuta poi celebre e uno dei difetti fondamentali riscontrati nel Dune di Lynch, che è risultato sostanzialmente un film difficile da seguire con un ritmo poco uniforme. I personaggi passano da una fase all'altra del loro arco narrativo in pochissimi minuti e tutto è abbastanza confusionario se non si conosce almeno un po' l'universo di partenza. Lo stesso film di David Lynch avrebbe dovuto essere l'inizio di una trilogia imitando un po' quello che aveva fatto Star Wars, ma tutti i piani sono stati cancellati dopo l'insuccesso del film. E Lynch stesso nel tempo ha più volte rinnegato il film, parlandone sempre con grande disprezzo, come se fosse stato un progetto non suo su cui non aveva avuto l'ultima parola. Oggi quel film è stato anche rivalutato in alcuni casi proprio anche perché è inserito in questa storia che vi sto raccontando, che praticamente è la storia di pezzi importantissimi del cinema di fantascienza. E fatemi sapere anche voi nei commenti se lo avete visto e che cosa ne pensate. Comunque anche dopo il Dune di Lynch, visto il suo fallimento, quello rimaneva un libro impossibile da adattare con successo. Guardandolo a posteriori direi che si era scontrato innanzitutto con i mezzi tecnici dell'epoca che ovviamente erano più limitati di oggi per realizzare un'imponente saga fantascientifica. Poi era capitato nelle mani di registi sicuramente molto ben intenzionati ma che avevano una loro visione molto forte di come si dovesse fare un film. In particolare Lynch non è mai stato un grande esperto di saghe epiche o di fantascienza e gli ha dato un tono fortemente grottesco e molto esagerato. Questa visione ha finito per scontrarsi con dei limiti del tempo in cui il film è stato realizzato, ma anche con un'opera di partenza che aveva già un suo carattere distintivo, e probabilmente anche con un pubblico che in quel momento si aspettava qualcos'altro. Così alla fine Dune è stato sfruttato soprattutto da Lucas, per esempio nel suo Star Wars, ma non ha veramente mai sfondato come saga indipendente al cinema. Finché più di 30 anni dopo, nel 2016, non è stato affidato al regista Denis Villeneuve il progetto per il nuovo Dune. Villeneuve ha chiesto esplicitamente di poter adattare il primo libro in 2 film perché sarebbero stati indispensabili secondo lui per adattare bene la storia e è riuscito poi a ottenere questa condizione. E in effetti i suoi film hanno finito per incassare complessivamente più di 1 miliardo e hanno portato anche alla realizzazione di questa terza parte che uscirà quest'anno. Villeneuve sta realizzando questa saga in un momento in cui il cinema è più in difficoltà rispetto a quell'epoca anche perché soffre la competizione di molti altri media. Però probabilmente si sta anche avvantaggiando del fatto che questo è un periodo in cui è abbastanza difficile trovare delle saghe cinematografiche che meritino di essere seguite. Pure il Dune di Villeneuve ha una sua identità ben precisa, ma è molto lontana da quella psichedelica che aveva immaginato Jodorowsky e da quella kitsch e grottesca di Lynch. Villeneuve stesso ha detto che adattare Dune era il suo sogno fin da ragazzino, e per fortuna stavolta quello che lo sta adattando è anche già un regista di fantascienza. Il suo Dune si prende estremamente sul serio, forse in alcuni casi anche troppo, però è effettivamente quello che ci vuole per portare una storia nel reame dell'epica. E come dicevo prima, probabilmente questa scelta si avvantaggia anche del confronto con gli altri film. Infatti è una cosa rara negli ultimi anni trovare questo genere di film direttamente epici, infatti anche in quelli che vengono presentati così poi ci sta sempre qualche cambio di tono verso la parodia o verso l'ironia. La cosa che eccelle nel nuovo adattamento è comunque sempre il comparto del design, ma in un modo completamente diverso dalle proposte passate. Le scenografie si ispirano alla corrente architettonica del brutalismo e rappresentano edifici enormi e squadrati che trasmettono l'epicità della storia. La scala di qualunque cosa, soprattutto degli edifici e dei vermi, sovrasta enormemente i personaggi. La fotografia ha abbandonato quell'estetica satura che era tipica della fantascienza precedente, per scegliere spesso una tavolozza limitata, ma che comunichi immediatamente il carattere profondo di un'ambientazione. Infatti penso che tutti riconoscete a colpo d'occhio i colori di Arrakis o il bianco completo di Jedi Prime. Pure le astronavi cercano, per volontà esplicita del regista, di risultare il più credibili possibile e non del tutto fantasiose come risultavano per esempio quelle di Jodorowsky. E in un certo senso sono diventati anche il modello dell'estetica di una saga veramente epica di questi anni 2020 al cinema.
Se provate a guardare solo le scene una a fianco all'altra, comunque vi trasmettono un'identità precisa della storia, anche senza sentire la musica e i dialoghi. Non dico che sia un'estetica che debba piacere a tutti o che rappresenti esattamente quello che Herbert aveva in mente, però quantomeno ha dato una sua identità distintiva a questa saga. Poi la trama dei primi film può risultare molto una trama classica, visto che alla fin fine è la stessa più o meno dei libri usciti 60 anni fa, e visto proprio che è stata ripresa pure in altre saghe dagli anni 60 in cui Dune è uscito fino a oggi. Quindi non risulta per forza sorprendente o innovativa per chi ha visto già delle altre saghe simili. Comunque questo terzo film, senza fare spoiler, dovrebbe concentrarsi molto di più su dei complotti ai danni di Paul Atreides e dovrebbe avere molto più una parte di intrighi politici per il potere. Quindi anche a livello narrativo potrebbe essere una conclusione con più tensione e più risvolti inattesi. Sicuramente ne riparlerò in futuro e la prossima settimana farò un video anche su un altro film del momento che dovrebbe essere sempre di genere epico, diciamo, ovvero l'Odissea di Nolan. Non so di preciso per quando riuscirò a pubblicarlo, quindi iscrivetevi e attivate le notifiche se non volete perdervelo.